Con cuore turbato abbiamo udito e riferiamo che moltissimi reprobi cristiani abbandonano la verità della fede cattolica e sono vergognosamente passati al rito dei giudei. Ciò è invero tanto più da condannare in quanto di conseguenza il santissimo nome di Cristo viene bestemmiato con una certa familiare ostilità. Cari amici, bentornati alla Barba di Aronne. Nelle parole di Clemente IV, nella bolla Turbato Corde del 1267, abbiamo sentito una forte espressione, una dura presa di posizione antigiudaica della Chiesa. È la posizione che la Chiesa acquisisce nel Medioevo. In uno degli episodi precedenti abbiamo visto come il Talmud giunga in Europa attraverso la Spagna e l'Italia, seguendo le rotte migratorie degli ebrei da Babilonia attraverso il Nord Africa. Il loro status giuridico nei nuovi paesi era sicuramente sempre subordinato ai potenti di turno, l'Islam, soprattutto in Spagna, ma anche il cristianesimo, ma pur sempre considerati cittadini e in qualche modo tutelati. Le cose cambiano radicalmente con l'inizio del grande movimento delle crociate. Cambiano insieme al cambio della visione cristiana del mondo. Agli ideali della fuga mundi, con Gregorio VII subentra il principio della conquista del mondo. Gli ebrei furono in Europa i primi a pagare per questo che definiremo un nuovo orientamento della Chiesa. Nel 1096, proprio in occasione della prima crociata, questo specialmente in Germania ed in Francia, focolai di odio contro gli ebrei si risolsero in pogrom, ossia in eccidi inauditi, operati verso gli ebrei di ogni età, di ogni sesso, di ogni condizione sociale, dai crociati che si spostavano verso Gerusalemme. Ma perché verso gli ebrei, se il nemico crociato per eccellenza era l'Islam? Intanto ucciderli non era considerato omicidio, ma un malicidio, equivaleva cioè ad uccidere il male. E gli ebrei erano il male perché considerati deicidi, cioè uccisori di Dio. Affianca a questo poi un'altra questione, il ruolo economico che rivestivano, vantando spesso crediti verso i regni europei, crediti che venivano risolti con espulsioni, con confische o soffiando proprio sul fuoco delle persecuzioni dei pogrom. Bisogna in realtà dire che in molti casi questi eccessi e violenze erano più che altro però dovuti al fanatismo popolare e l'impero e anche la Chiesa in molti casi reagiscono con vigore contro i pogrom. Resta il fatto che le condizioni degli ebrei cambiarono in questo momento anche da un punto di vista giuridico. E anche se i trattamenti non furono uguali in tutti gli stati europei, cessa comunque la loro condizione di già limitata autonomia nei confronti dello Stato. Anche per sottrarli alle violenze delle folle vengono considerati come possesso personale dello Stato fin dai tempi di Federico Barbarossa, siamo agli inizi del 1100, perdendo così lo status di uomini liberi per diventare servi della Camera imperiale, costretti tra l'altro in cambio della protezione imperiale a versare per esempio una tassa speciale. Per quanto riguarda il papato, una cesura delle relazioni tra la Chiesa e gli ebrei e lo sviluppo di un vero e proprio pregiudizio antigiudaico è sicuramente il Concilio Lateranense IV, siamo nel 1215. Innocenzo III emana un complesso di disposizioni per cui gli ebrei venivano posti definitivamente in quella condizione di soggezione, di inferiorità di fronte ai cristiani, condizione che poi è durata fino alla Rivoluzione francese. Esclusione da tutti gli uffici pubblici, pagamento di tasse particolari e quella che forse è la risoluzione più nota e significativa anche per le risonanze con la storia più recente, ossia l'obbligo di un segno distintivo da indossare sopra gli abiti. Questo segno nasce in origine per impedire contatti sessuali illeciti tra i cristiani e gli ebrei e solo più avanti assume un valore discriminatorio. Non c'era un segno unico, ma il distintivo variava a secondo del luogo e della situazione. Poteva essere una rotella di stoffa gialla o rossa da applicare sugli abiti, un cappello giallo, dei piccoli mantelli e addirittura fino a circa il XVI secolo gli orecchini pendenti per le donne.
Se l'Inquisizione, nata nel 1231 da Gregorio IX, non aveva agli inizi diretta giurisdizione sugli ebrei, piano piano allarga il proprio campo d'azione, creando una sorta di nuova eresia, quella dei giudaizzanti, categoria che includeva sia i convertiti a forza che tentavano di tornare all'ebraismo, magari praticandolo in segreto, sia più tardi gli ebrei che spingevano i loro fratelli al ritorno. In questi anni, per la prima volta, la Chiesa aspira a farsi garante dell'ortodossia ebraica, pensando di poter stabilire ciò a cui dovessero o meno credere gli ebrei. Da subito l'Inquisizione si scagliò contro le opere letterarie dell'ebraismo. Il primo a pagare fu il grande Maimonide. I suoi scritti furono i primi a finire al rogo. E questi roghi segnarono l'inizio degli interventi verso e contro il Talmud. Il Talmud ebbe un ruolo fondamentale nella storia del pregiudizio cristiano contro gli ebrei. Il primo autore latino a chiamarlo con il suo nome è Pietro il Venerabile, 1144, e nel citarlo lo considera un'opera dell'Anticristo. Lo scontro diventa aperto nel 1236, quando l'ebreo Donen de la Rochelle si converte al cristianesimo. Diventato Nicola Donen, la sua avversione verso gli ex correligionari si concentra proprio sul Talmud. Si concentra in uno scritto con 35 tesi inviato a Gregorio IX con 2 accuse fondamentali. Intanto il Talmud viene accusato di contenere attacchi e bestemmie contro la religione cristiana. E poi la seconda accusa è quella di introdurre una nuova legge orale al fianco e in sostituzione della Torah scritta. 3 anni dopo, siamo nel 1239, il Papa ordina la confisca dei libri ebraici per poter farli esaminare. Ordine inviato a tutti i sovrani europei, ma accolto solo dal francese Luigi IX. A questo punto prima una disputa pubblica, che era una pratica molto in voga in quegli anni, poi un processo davanti al re all'Università di Parigi e il 29 settembre del 1242 in Place de Grève il Talmud viene condannato e circa 12.000 copie vengono bruciate in un rogo pubblico, cosa che la storia vedrà poi ripetere spesso. Innocenzo IV nel 1247 scriverà a Luigi IX informandolo che la Chiesa non intendeva sottrarre un libro fondamentale agli ebrei. L'intervento sul Talmud sarà perciò più di censura che di soppressione, puntando all'eliminazione delle parti considerate blasfeme nei confronti del cristianesimo. Addirittura a un certo momento i domenicani arriveranno a considerare il Talmud uno strumento di convincimento per gli ebrei della veridicità del cristianesimo, cosa che tra l'altro fece nascere una delle più famose dispute pubbliche della storia, la disputa di Barcellona, fra il domenicano Raimondo de Peñafort e uno dei massimi rappresentanti del mondo ebraico dell'epoca, che era Moshe ben Nachman, il Nachmanide. Ma parleremo della disputa di Barcellona in un altro episodio. Alla fine del XIV secolo la posizione degli ebrei in tutti gli stati europei è sempre più insostenibile. Ogni volta che l'opinione pubblica cerca una soddisfazione, sono gli ebrei che pagano, con vere e proprie spedizioni punitive che razziano quartieri, razziano i luoghi abitati dagli ebrei, massacrandoli. La peste nera del 1348 e i pogrom che ne scaturiscono segnano un cambio profondo di paradigma, un cambio fondamentale nella storia delle persecuzioni antiebraiche. Sono eventi che segnano il passaggio dall'antigiudaismo classico, quindi legato a motivi religiosi, all'altra forma di pregiudizio e di persecuzione che in epoca moderna conosceremo con il nome di antisemitismo, legato cioè all'appartenenza etnico-sociale. Nel luglio del 1348, nel Delfinato francese, gli ebrei sono accusati per la prima volta di aver avvelenato i pozzi per diffondere la peste fra i cristiani. Questo scatenò processi, esecuzioni e massacri in gran parte dell'Europa, spesso arrivando addirittura nei villaggi e nelle città ben prima della stessa peste. L'accusa dell'avvelenamento dei pozzi, insieme a quelle dell'assassinii rituali e della profanazione delle ostie, è fondamentale nella storia del pregiudizio contro gli ebrei. Perché? Perché per la prima volta l'ebreo viene definito in base alla sua natura fisica e non più per il suo credo.
Il parallelo tra i pogrom del 1096 con le crociate e quelli del 1348 per la peste nera può essere significativo proprio per vedere come questo pregiudizio cambi. Nel 1096 gli ebrei venivano attaccati come deicidi. La polemica e quindi il pregiudizio era sul piano religioso. Era un attacco al giudaismo, quindi antigiudaico. Nel 1348 agli ebrei non fu data più la scelta della conversione, se non in pochi casi. Non venivano massacrati perché rifiutavano la conversione, ma perché erano in se stessi causa di un ordine violato. E i massacri servivano proprio a ristabilire l'ordine. Neanche il battesimo poteva ora cancellare il male che essi rappresentavano. C'è insomma un vero e proprio slittamento semantico del termine contaminazione. In ambito religioso la contaminazione era provocata dall'errore, ora era direttamente provocata dalla persona che erra. È così che tutto cambia, è così che nasce il pregiudizio antisemita, che sostituisce quello antigiudaico. Nel prossimo episodio vediamo l'ultima parte di questa storia medievale di pregiudizi, quella relativa alle conversioni forzate, poi alle grandi espulsioni degli ebrei dai principali stati europei, con l'espulsione più famosa, quella del 1492 dalla Spagna, che nasce dalla frustrazione per il fallimento delle politiche conversionistiche e la maturazione di un concetto che ha aperto le porte alle grandi catastrofi storiche del XX secolo. L'idea che nessuna conversione, neanche il battesimo, potrà lavare via l'ebraicità dal sangue dell'ebreo. Anche per questa volta abbiamo concluso. Come sempre, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito qui sotto a mettere un like e a scrivere qualcosa nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi e di far iscrivere i vostri amici al canale della Barba di Aronne. Leitraot!